Bentornati a tutti in questo nuovo video. Ci siamo salutati così con la macchina che è ovviamente più sporca di adesso, quindi è stato già fatto un bel lavoro di pulizia e allora vedete installato il palo del cambio che è solo appoggiato, ovviamente non è il suo, e vediamo un po'. Allora, non trovo più il freno a mano, che non so dov'è. Ok, freno a mano l'ho trovato. Allora, praticamente finiremo di vandalizzare, per così dire, quello che era il kit del vericello. Infatti questa era la cordina che era fornita insieme al vericello. E questo qui è un rinvio, praticamente il cavo partiva dal vericello, veniva inserito qui dentro e rimandato indietro in un punto, penso sempre vicino al vericello, comunque in modo da raddoppiare la tirata che riusciva a fare il vericello. Quindi a noi di questo accrocchio ci interessa soltanto questa guida, ok? Perché questa guida dovrà portarci il cavo dal sistema che c'è qua sotto del freno a mano, quindi col cavo andremo in avanti, metteremo lì quella carrucola per portare su in maniera, diciamo, verticale il cavo per riuscire poi a entrare il più dritti possibile da di qua, ok? Perché l'ingresso di questo è di qui, quindi noi andremo a posizionarlo adesso, lasciando stare il fatto che non va qui, io mi auguro, lo monteremo così, ok? Di modo che sia più pratico da utilizzare. Infatti durante il trasporto della macchina utilizzo tantissimo i freni, ma la mano deve essere sempre pronta anche sul freno a mano, perché siccome ripeto, il peso qua è un po' importante, quando la macchina sarà finita poi magari la manderemo in pesa per avere un'idea più chiara. Siccome il peso è importante, non mi fido solo del freno, diciamo, a olio, ma preferisco avere anche il freno a mano. Quindi io mi auguro che non finisca lì in mezzo, bisogna vedere là sotto, qui, dove accidenti è rimasto, però per me ci scappiamo via poco da lì. Quindi potrebbe anche essere una buona cosa, perché almeno la finestra che dobbiamo fare sarà abbastanza piccola. Questa apertura qua la vogliamo rendere il più piccola possibile, per una questione di rigidità e anche siccome bisogna applicargli una guarnizione poi per chiudere, con meno superficie c'è da tenere sigillata, meglio è. Quindi pulirei il freno a mano e poi andiamo sotto a vedere come collegare questo, perché sfrutteremo questo qua è il suo originale. Praticamente sotto c'è una C che lo abbraccia in questo modo, diciamo, e vediamo se riusciamo a usare questo qui che è già fatto, almeno è crimpato per tenere una tonnellata, quindi spero che non dovremo fare tutta questa forza. Poi studieremo qualcosa da fare qui dentro. Questo qua deve essere, penso, crimpato sul cavo, adesso non lo so, al massimo useremo le classiche maglie che vengono utilizzate per tenere unite queste corde. Niente, sotto che finiamo. Ecco, mi dimenticavo, oggi finiremo anche il cambio, quindi chiuderemo tutta questa parte qui per non far entrare lo sporco. Devo finire di saldare la mezza sfera che c'è sotto. Faremo l'asta più o meno definitiva, quindi la faremo il più alta possibile, gli metteremo sopra una palla da cancello probabilmente. Quella dalla palla del cancello è una soluzione che vi consiglio anche per là dentro, perché secondo me è un diametro 32 la sfera che c'è lì dentro, quindi secondo me io ho fatto diversamente, però probabilmente si fa meno fatica.
Quindi dicevo, asta, chiuderemo tutti i buchi, chiuderemo lì, chiuderemo questo, chiuderemo quel buco lì, studieremo qualcosa per chiudere qui, tutta quella parte qua, di modo da tenere disaccoppiata la macchina dal fuori, perché se dovesse piovere entra l'acqua qui in qualche modo, eccetera, o perché la laviamo, perché piove durante il trasporto, eccetera, almeno non ci si allaga la macchina, anche perché è tutto ferro. Noi metteremo antirugine ovunque, ma non vogliamo che l'umidità che potrebbe eventualmente crearsi dietro il cruscotto vada a rompere le scatole a quella che ci sarà dalla parte di qui del cruscotto, visto che temperatura e umidità all'interno della macchina, quindi dal cruscotto in poi, dovranno essere controllate, quindi devono essere a un valore che noi decideremo e manterremo stabile per tutti i test che faremo. Quindi averne lì dietro che potrebbe interferire con quella interna non è una cosa che va bene, e principalmente anche per la ruggine, che se no uno tira giù la botola e mette i piedi in un laghetto, e non è una cosa che deve succedere. Quindi continuiamo. Cari amici, come vedete è comparso un buco, l'ennesimo. Abbiamo aperto perché allora qui installeremo il freno a mano, che questo qua abbiamo messo dentro il cavo. Abbiamo dei problemini lì sotto in quanto passa, vediamo, ecco, deve passare in quell'interstizio che vedete lì, quella specie di triangolo, deve passarci dentro lì, e vabbè. Quindi abbiamo aperto tutto, abbiamo posizionato qui questa staffa qui, così posizioneremo il freno a mano, ok, circa qui. E per fare tutto questo avete notato che manca anche l'acceleratore che è stato ricostruito prendendo un tubo. Qua c'è un pieno diametro 30, uno che era stato smontato da sotto che non andava più bene, è stato saldato, adesso lo rendiamo esteticamente gradevole alla vista. Lo installeremo il freno a mano lì, e poi vediamo di collegarlo al sistema che va sotto con una carrucolina in zona lì più o meno. Detto questo andiamo avanti. Allora abbiamo puntato lì e lì sotto la piantana, questa. Ora dovrebbe essere abbastanza in posizione. È stato montato l'acceleratore, ok, come vedete. Se io pigio qui, tiro il filo, meriterebbe un pochino in più di cura e di bellezza, ma ce la facciamo andare bene. Adesso, come vedete, è tutto molto compatto, infatti frizione, freno, tutto molto molto compatto, quindi così si accelera e così si frena. L'acceleratore probabilmente lo useremo molto poco, perché andando in piano magari ce la fa da sola, eventualmente non lì, ma nel motore metteremo il registro appena più alto, e quindi porteremo il minimo da 900 giri magari a 1100, giusto per dover evitare di spostare il piede per fare questo lavoro, ok. Quindi adesso ci sono due opzioni: o lo saldo o lo avvito. Probabilmente conviene avvitarlo. Qui c'è già un segno, ok, qui là è ancora da segnare, da forare. È tutto molto compatto, ma qual è il discorso? Che poi qui dobbiamo aprire la finestra qui così, ok, fino ad arrivare qua sopra, nello specifico fino a più o meno qui, per poterla guidare. Quindi tenere tutto compatto era la priorità. Diciamo che a livello pratico sarà scomodissimo oltre ogni limite spostarla.
però dato che è l'1% di quello che deve fare questa macchina, faremo un po' più fatica a spostarla, però è così. Niente, quindi fissiamo il freno a mano e poi dobbiamo andare sotto a guardare dove posizionare la carrucola per far andare praticamente il filo da qui, scende, e per farlo tornare indietro. Fondamentalmente dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Ad ogni modo, sotto. Allora, cari amici, ce l'abbiamo fatta. Oh là là. Opla. Allora, è stato installato il freno a mano, dice la corda qui sotto, e sotto ancora il rinvio. Allora, cambiamo prospettiva, vediamo se si vede. Eccolo lì, olè, è proprio lui, quello lì, l'ultimo pezzo del vericello che c'era rimasto da usare. Ok, va saldato un pochino meglio, ma vediamo poi. Allora, adesso, oh là là, lui funziona così, è tirato già oltremodo, perché se sentite è più che tirato. Qui i piedi ci stanno, siamo un po' tirati, e qui accelereremo con un po' di fatica, ma ce la facciamo. Quindi avendo risolto tutta quella parte qui finalmente, dicendo anche un bel alleluia, monteremo la parte del cambio eccetera senza star qua a riprendere. Faremo un paio di finiture, non ve le faccio vedere, sennò il video viene esageratamente lungo, e tanto poi sarà una verniciatina qualcosa e un paio di ritocchi. Partiremo poi con il prossimo episodio, chiudendo queste voragini, chiudendo questa, chiudendo qui sotto, e troverete questo qui già fatto probabilmente, e finalmente partiamo con il discorso cerniere cruscotto, quella piastra là che forse è la volta buona che la montiamo, e così dovremmo essere finalmente in pista per poter costruire questo maledetto cruscotto. Va bene, dai, io vi ringrazio tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!